visto l'hype esagerato secondo me che c'è per questa racchetta, quasi ho un po' paura a fare questa affermazione iniziale che... Aia. La faccio, Alvin? Ormai. Anche il microfono non ha retto allo shock. Alvin, se non sei, non tu ascoltatore, se non sei un livello avanzato, ma avanzato vero, cioè nel senso avanzato vero intendo, insomma, me dalla seconda fascia in su, Non noi. non noi, questa racchetta, veramente, fidati di noi, non prenderla in considerazione, perché è una racchetta veramente tanto tecnica e complicata. Sì. Sei d'accordo, Alvin? D'accordissimo. Ciao a tutti da Milene ed Alvin e benvenuti ad un nuovo video sul canale YouTube Padel Review. Siamo a Padel Pavia Cassinetto per parlarvi di... Della Ultimate, anzi scusate, Oxdog Ultimate Pro Smash. La racchetta con... Profilo da 30 mm. Alvin, prima di addentrarci nella recensione che appunto potrebbe fare delle vittime, Esatto. che cosa devono fare i nostri telespettatori? Se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, dite a un vostro amico di iscriversi al canale e quinta ultima cosa, rispondete alla domanda di Emiliano. Quale racchetta sottile vi piace di più? La Starbuy Kraken, questa o le Stealth o le Cinetic di Sane? Non sappiamo rispondere perché la Kraken non l'ho usata, la Stealth nuova no, proprio sono usata la 28. La Cinetic sì. Però preferisco questa, la Cinetic. Forse sì. Parliamo del prezzo. 319 euro, diciamo come tutte le Oxdog, perché comunque qualità costruttiva veramente di livello, comunque qualcosa di diverso, che si paga, cioè lo studio di poter portare sul mercato una racchetta più sottile che promette di essere potente, sicuramente c'era uno studio importantissimo dietro. Col codice sconto Carchia10 sul sito oxdogpadel.it viene circa, Alvin, 3,19 meno 32? Fai 3,20 meno 30, 2,90. 2,90. Cioè, come le altre Oxdog, ovviamente non posso dire che è un brutto prezzo, perché però per questa racchetta io non ce li spenderei. Perché l'abbiamo provata. Perché l'abbiamo provata e per questa racchetta io non li spenderei. Per la Ultimate Pro e la Ultimate Pro Lite li spenderei. Per questa no, perché per me è una racchetta davvero troppo complessa per il mio livello e per quello che offre. Sì, più che altro perché devi stare sempre sul pezzo, concentrato, non è il nostro, non è per per te noi. no, Alvin, sicuramente no. Parliamo del livello Pro, da avanzato a Pro In su. di sinistra. Sì. Di sinistra, sì, di destra no, non è... No. No, a destra no. Sinistra, avanzato o Pro? Adesso dopo questa recensione sicuramente Mirko Vucinic, che adesso ha detto che è diventata la sua racchetta preferita, ci offenderà e mi offenderà dicendo che non capiamo una mazza. Lui dirà che è un pro, dirà al massimo. Ma lui è un pro, alla fine era un pro di calcio, è più pro di lui. Però diciamo ciao Mirko, tu sei fortissimo, giochi 67 ore al giorno e quindi sicuramente sarai un pro più di noi. Io questa racchetta non riesco a giocarci. Per lui invece è il suo migliore due ce ne ha. Pensa te. Però le Oxdog l'ha scoperte grazie a noi, perché prima non sapeva manco cosa fosse. Quando ha visto l'Ultimate Pro è impazzito. Detto questo, il livello abbiamo detto, caratteristiche tecniche, come detto, particolarità, 30 mm di spessore, racchetta non leggera, perché diciamo il peso base della racchetta è di 365 grammi, con la nostra che senza placca che qui trovate, perché senza placca la racchetta è inconsistente, la palla veramente non andava mai di là. Con la placca siamo sui 372-373 grammi. E la placca pesa 8 grammi. 8 grammi. Bilanciamento a? 25,2. Quindi il bilanciamento è sicuramente basso e quindi la racchetta è comunque maneggevole, perché riesce veramente ad arrivare prima sulla palla rispetto... Cioè non lo senti questo peso di 370 grammi che passa grammi. Però senza davvero la palla non andava mai, l'ho dovuta mettere. E guardate, questa racchetta l'abbiamo usata anche una volta, anzi 2 volte in più rispetto al canone classico delle racchette, perché dato l'hype che c'era, volevo dire no, vabbè, la prima magari è una racchetta complicata, è difficile, fammela riprovare. Però dopo la terza volta, ripeto, con la placca ha senso. Volta le sfide. Però la prima con la placca ha senso, però rimane per me una racchetta troppo complicata, quindi piatti in carbonio HIS come al solito con doppio pattern, facce ruvide che soffrono comunque grandissimi effetti.
Le aperture laterali e le aperture sul ponte sono più larghe rispetto alle altre Oxdog, proprio per aumentare la velocità della racchetta in aria. Il manico comunque è veloce. È velocissimo. Ed è un'altra cosa che sorprende, la solidità che ha la racchetta. Cioè comunque deve essere una racchetta così sottile, diciamo, magari mi tirano forte. Nel blocco, nel blocco soprattutto. Nel blocco è devastante, mi trema pure l'unghia dell'alluce, invece no, nel senso è veramente solidissima. Manico super comodo, l'accetto con comodo cordino. E il peso l'abbiamo detto, il bilanciamento l'abbiamo detto, esatto. Adesso vediamo come si comporta da fondo campo. Richiede braccio. Sì. In qualsiasi zona del campo è una racchetta che richiede braccio. Cioè se andate lì timidini, cioè la palla forse neanche a rete arriva. Esatto. Se la decentrate si sente un suono comunque legnoso. L'altra volta quando ho giocato insieme a Simone, allo Scarioni, ogni volta che decentravo mi fa... Ma che suono mi fa la tua racchetta? Quando sbagliavo l'avevo sentito che avevi sbagliato. Cioè te ne accorgi perché veramente il suono che fa quando non la impatti bene è legnoso. Però serve sempre tanto braccio, poi c'ha comunque un grande controllo. Poi ne era sempre convinto. Sempre convinto. Il punto dolce è piccolo, quando la prendi alla solita grande elasticità della gomma di Oxdog. Ho sofferto tanto a rete, sai a rete quando non vai deciso, sai che 3-4 volte la palla mi è morta lì a metà rete, perché pure sulla palla facile, magari la decentravo, cioè è una racchetta che non aiuta mai, è una racchetta super tecnica che richiede sempre una grande precisione e decisione all'impatto. Adesso la prova da fondo campo con Alvin che mi mette alla prova. Attenti quando siete sotto, ecco avete visto adesso, sono andato morbido sotto la rete. No, questo qua possiamo pure finire la prova da fondo campo, possiamo finire così, Attenti quando siete sotto pressione, perché con questa pala non è facile uscirne, Quindi mi raccomando. Poi ovviamente adesso mi sono abituato molto più che con altre racchette, perché ci ho giocato veramente più del solito. Però se lascio entrare volevo farvi sentire il rumore un pochino sordarello. Però è una racchetta davvero che di suo non aiuta, quindi sempre precisi all'impatto per non avere brutte sorprese, tipo il mio primo colpo. Vai Alvin, come ho detto, quando siete sotto pressione attenti. Sicuramente si muove strabene, nonostante il peso da oltre 370 grammi. Ecco, si muove così bene che sono andato oltre la pallina qui. Vai Alvin, mettimi alla prova, ti vedo scarico, su. Ecco qui. Mamma come ti ho passato, quasi tennistica come racchetta, quasi tennistica. Ultime. Ecco qui, non ha aiutato per niente, magari con qualche altra racchetta avrebbe avuto un'uscita di palla un po' più generosa. Va le ultime. Facciamo correre Alvin. Torna Alvin che è l'ultima questa, vai. Non è una racchetta facile ragazzi, non è una racchetta facile. Alvin l'ho provata da fondo campo, adesso mi dice a rete come si comporta? Vorrei partire proprio dal blocco, che è il suo, diciamo, colpo forte, perché uno non si aspetta, magari 30 mm dice sottile, sottile, invece comunque è solida, tiene bene l'urto e comunque non si sente poi sul braccio. Si muove bene nonostante un peso comunque abbastanza, possiamo dirlo, alto, perché comunque dai 3,70 in su per noi è abbastanza alto, però non sembra così alto mentre muovi il braccio. Però Emin è una racchetta, come dicevamo prima, che non aiuta. Cioè, se, esempio, faccio il mio esempio, che sono un giocatore abbastanza pigro, magari, palla facile, magari non vado deciso, e con questa se non vai deciso la palla proprio, ma ti rimane forse sui piedi. Esatto. E poi, come dicevi tu anche prima, quando non la impatti bene ha questo sound che proprio senti, proprio che dici, cavolo, proprio steccata, proprio presa male. Quando invece magari l'hai presa poco meno del punto dolce, poco... Sì, esatto, cioè fuori dal punto dolce. E quindi è una racchetta comunque impegnativa, è una racchetta che ha bisogno, necessita di tecnica e secondo me anche fisico, perché comunque per arrivarci bene sulla palla bisogna avere tanto fisico.
quindi ciao, posso andare. Come al solito, una delle tante racchette che Alvin non può usare. Questa no purtroppo. Però quando si va decisi, si impatta bene, gli effetti sono buoni e la palla viaggia e ti aiuta comunque a trasformare la velocità del braccio in una palla comunque decisiva. Pesante, sì. Però occhio che bisogna essere veramente sempre occhi sulla palla, occhio sull'impatto, perché se no altrimenti è una racchetta veramente difficile. Adesso mi vedete a rete sperando di non steccarle troppe palline come è successo in partita, ma vediamo. Eccoci a rete con la palla da 30 mm. Sicuramente su magari palle facili, quando siete comodi, non è poi tutto sommato così male, ma appena sale il livello, fidatevi ragazzi, è proprio una racchetta da veri pro. Cioè adesso io sono qua, sto parlando, ma devo essere concentrato sempre a impattarla bene, perché altrimenti la pallina di là non ci va. Beh dai, per ora non è steccate, quindi tutto sommato si muove bene per essere una racchetta di questo peso. Comunque sembra, come dicevamo prima, di avere sembra di avere una racchetta molto più leggera. È una racchetta che predilige sempre la concentrazione e sempre impattare la palla lì, convinti, perché avete visto qua in questo caso, se la impattate non perfettamente nel punto dolce, la palla rimane a rete. Vai, vediamo il ritmo già. Dai, vediamo come. Beh, gli effetti non sono buoni, si muove bene. Eccola, nello steccare ho fatto punto, avete visto? Questa. Eccolo. Vi invoglia a sbracciare e poi la pallina ogni tanto scappa. Coemi. Ne abbiamo parlato bene, speriamo di. Tirato fuori. Forse spaccavi la telecamera. Questa è facile, dai. Un'altra. Questa rete. È stanco. Attenzione, ultima. Bella questa. Vai, una deada. Il tatto comunque non è male, solo che è una palla veramente difficile. Mi avete visto a rete, adesso Emmy è il tuo momento dall'alto. Pro smash. Pro proprio. Forse se sei un pro riesci a fare lo smash come si deve, perché sul colpo piatto ho davvero faticato ad imprimere potenza ed inerzia alla palla. Adesso sicuramente se questa è potente, no? Mi dicono che è potente, ma la Coelho Pro, che cos'è? Cioè l'arma nucleare di Putin, cioè, nel senso, che cos'è? Vabbè, essere sull'attuale. Cioè, nel senso, per parlare di politica internazionale attuale, cioè, nel senso, se questa qua è una racchetta che può essere definita potente, cioè è veloce, può muovere veloce il braccio, però per me la Ultimate Pro Light forse è più potente, lo sai? Qual è il colore? Quella light, Alvin, sempre verdina. Verdina. Sì, più potente di questa. Pure l'Ultimate Pro è più potente. Cioè c'ha più massa, nel senso quella c'ha più massa, l'altra è light, è più veloce, non lo so, però ti posso dire che questa qua magari sulla vibora bene, sul kick bene, quando la impatti bene, tanto effetto, però sul colpo piatto, a me non mi è mai, cioè forse non mi è neanche mai tornata da questa parte, ma io non so pro, quindi magari per questo non riesco a fare lo smash che torna la prova a metà campo, la provo dall'alto, adesso usciranno tutti per tre e smash che torna. Sono sicuro. Proviamo questa pro smash dall'alto. Avevo detto che sicuramente avrei fatto. Ecco, qui scappa. Però pure qui comunque avete sentito come il suono era diverso, un po' più, per quanto le Oxdog non facciano tanto rumore grazie alla tecnologia Silent Speed, ossia il fatto che il suono viene attutito per dare ancora più potenza alla pallina, cosa a cui Alvin non credeva. Ancora qualche vibora.
Se puoi sulla palla facile andare a tutto braccio è tanta roba, vai kick. Ancora kick, vai. Vai, adesso proviamo qualche per 3, Alvin. Braccio va, ma... Vai, ancora. Un filino di inerzia le manca, sulle palle dall'alto. Vai, Alvin, ancora un per 3. Da lì? Così difficile, Faccio come ieri Gonza, che andava a smashare da sinistra, andava a destra e faceva il per 3 di là. Vai, ancora un altro per 3. Ragazzi, un po' di inerzia le manca, cioè nel senso, a me dispiace di che non è una racchetta potente, ma per gli umani, l'80% della popolazione padelistica, questa non è una racchetta potente, sto andando a tutto braccio, E le palline sono nuove, appena aperte. Dall'alto vibora, kick bene, ma per 3 roba piatta si fatica. Oxdog Ultimate Pro Smash, la pala da 30 mm, inizia la sfida. Avete visto? Cioè serve una precisione esagerata per essere incisivi, non perdona niente e si è visto già nel primo punto di questo match. 1-0 Alvin. Vabbè. 2-0. No. È tosta quella racchetta, Però quando sei lì comodo che puoi lasciare andare il braccio, viaggia. Ma ripeto, definire potente questa racchetta potete farlo solo dopo aver provato la Coelho Pro. Anche qui, Madonna. cioè questa palla comoda esce rapida se sei preciso, ma se sei preciso, 2 pari. Ma no, ma che fortuna! Poi fortunatamente Albi me le tira tutte addosso e io posso 3-2 per me. Ecco, un'altra cosa che invece mi è piaciuta tanto è come nel blocco sorprenda. Da una racchetta così leggera non te lo aspetti. Mostruoso! Che difesa! Solo che io parlo e tu stai zitto. Io sto morendo. 3 pari. Alvin ha in mano una racchetta da 1300 euro, giusto per la cronaca, se non vince è un fallito. No! 4-3 a te. Out. Questa è una racchetta troppo difficile per me. La domo io, tranquillo, Emi. A posto siamo. Vai, seconda sfida.
No, ma io sto prendendo le palle che sono fuori. Se sei sciocco che devo fare, se sei sciocco? Out. Uno pari. È difficile questa, No, vabbè. Se ti attaccano è tosta, 2-1. Mamma che impatto c'ha sta racchetta invece. Ah, vabbè. Che impatto ha questa pallì, questa racchetta? 3-1. Sotto pressione questa soffre, Sotto pressione questa racchetta soffre. Rifà. No. No, dai! Bella! Ma corri! Ma chi è Tapia? A 1 all'ora ha tirato. Ma chi è Tapia? 3-2. Tre pari con la racchetta da 1300 euro. Attenzione, pressione. 3 pari. Perché? Perché? Regalo. No. Porca troia. Alvin, abbiamo fatto la sfida dopo che l'ho provata dall'alto. Prendi il telefono che diamo i voti alla Oxdog Ultimate Pro Smash. Vai. Da fondo campo. 7. Pallonetti. 7. A rete. 8. Controllo. 7. Maneggevolezza. 8,5. Uscita di palla. 7. Punto dolce. 6,5. Effetti. 8,5. Potenza. 7,5. Per 3. 8. Smash. 7,5. Bibora. 8,5. Rapporto qualità-prezzo a 319 euro. 6. 6 giusto per l'innovazione. Esatto. Ragazzi, adesso qui a destra comparirà la solita scritta con tutta Che l'ho vista. quanta l'ha vista L'ho finalmente vista Alvin. anch'io. Ci salutiamo da Padel Pavia Cassinetto e ci vediamo al prossimo video e ci dispiace di avervi deluso oppure non aver rispecchiato Questo le vostre hype. speranze per questa racchetta che io non compreremo, bisogna dirlo, so, proprio dicono, ma sono tutte belle, no, questa qua io non la comprerei. Esatto. Ciao! Ciao.